Buongiorno a tutti quanti. Oggi video che ci tengo a dedicare al mio nonno che è venuto a mancare in questi giorni. Non voglio metterla sul tragico, ma però ci tengo a lasciare un ricordo eh, del mio nonnino anche qui su YouTube e ricordarlo già adesso insieme a voi. E comunque voglio ricordare la parte più bella di mio nonno. Purtroppo non so e sinceramente non voglio neanche saperlo adesso in che modo si radesse, se usasse un Bic monolama, se usasse un Fusion, se magari avesse qualche rasoio di sicurezza. Magari un giorno ne troverò uno a casa e non saprò neanche se lo usava o non lo usava. Questo non importa. Però io penso che mio nonno facesse così, prendeva la sua scatolina un paio di volte a settimana, che comunque non lavorava in ufficio, lavorava in fabbrica, quindi penso si radesse un paio di volte a settimana, prendeva il suo Gillette, ci metteva su una Bolzano Super Inox che trovava in tabaccheria e tirava fuori il sapone della Tabac che gliel'aveva comprata la nonna, la moglie, in qualche negozio, e un altro regalino di quando erano giovani che era un Zenith in maiale. E quindi cosa faceva? Si bagnava un po' il viso, prendeva il sapone, lo metteva qua nel ciuffo e faceva un montaggio all'italiana che non serviva che qualcuno gli dicesse come si faceva, perché era il momento di farsi la barba. Bisognava farla sicuramente senza la passione e l'amore che ci metto io. Se non fosse stato male gli ultimi periodi, magari sarebbe anche stato bello condividere questa cosa insieme. Chissà se magari insegnavo a mio nonno a godersi le rasature. Ecco. Basta. Non penso che avrebbe perso molto più tempo nel mettersi un sapone in faccia. E dopo semplicemente si radeva. Mio nonno è stato veramente una roccia, eh, perché fino a un'età veramente alta, morto a 92 anni, ma faceva maratone, correva in bici, insomma, lavorava veramente dalla mattina alla sera, notte, ha tirato su tanti figli. Ha sempre voluto bene anche ai nipoti, a tutti. Si è fatto sulla sua casetta con gli sforzi e con i sacrifici
ed è sempre stata una persona che si è sempre fatto in quattro per tutti e non ha mai ricevuto indietro quello che ha dato. E su questa cosa so da chi ho preso. Però aveva una cosa bella mio nonno, che non dimenticherò mai, che diceva quello che pensava e non aveva paura di nessuno. Era una persona schietta e sincera, e forse anche qui so da chi l'ho preso. Al giorno d'oggi funziona di più l'essere paraculi, e invece io sono dell'idea che la sincerità sia sempre la strada giusta per crescere, per confrontarsi perché alla fine l'amico sincero che ti dice le cose come stanno è il vero amico. Gli altri si dicono le cose solo per compiacerti, forse non sono tanto veri amici. Una rasatura meravigliosa, semplice e meravigliosa. Di certo non andava in cerca del BBS assoluto, non andava in cerca di diventare matto. Basta, controllava solo di essere bello pulito in viso. Dopodiché a volte andava via così e a volte quando aveva magari il sabato e la domenica penso che rispolverava il goccino di proraso che aveva là magari da qualche anno, se ne metteva una goccia sulla mano. Così che quando usciva aveva anche un buon odore. Bene, la rasatura è andata a buon fine, è stata una rasatura veramente confortevole e vedete, ricordando anche il nonno e comunque di bei momenti che ho passato insieme, mi sono fatto una rasatura praticamente perfetta. Ragazzi, godiamoci la nostra passione, condividiamola. Chi non ha la possibilità di vivere di ricordi se li può creare, se li crea dei propri. Impariamo a godersi la semplicità e a pretendere, mio pensiero, quando invece le cose non sono più semplici, no? Perché io uso sapone da magari non so 1-2 euro, non so, costa un po' di più, però mettiamo in conto un sapone da 1 euro. Che cosa gli vuoi dire a un sapone da 1 euro? A un rasoio da 3-4 euro? Cosa gli si può dire? Niente. Compro un sapone da 30-40 euro, visto che anche il mio nonno ha lavorato dalla mattina alla sera per mantenere la famiglia, e io penso che se si fosse comprato un sapone ancora in lire da 30-40 mila lire, io sono convinto che qualcosina si aspettava, più di un proraso da 1 euro, 2 euro. Quindi diamo il valore giusto alle cose, sempre con i nostri pareri, e per carità rimane una cosa personale, diamo il giusto valore alle cose, condividiamo la nostra passione, sempre con rispetto
per le persone, per i produttori, ma il prodotto è un'altra cosa. Il prodotto è una cosa che io compro con i miei soldi e dico quello che penso. Questo è il mio pensiero che continuo sempre a portare avanti e che rimane sempre un parere soggettivo, no? Però tanti pareri onesti soggettivi danno un'idea di dove sta andando un marchio, un sapone o via dicendo. Se invece facciamo tutti i buonisti qua e là, dopo si rischia che magari qualche produttore si adagi e pensa di stare andando bene, invece magari dopo la gente comincia a stancarsi senza dire nulla e il marchio magari cala e affossa senza neanche che se ne renda conto. Come può essere che se il produttore a testa ci tiene al parere di chi compra, di chi gusta e usa le sue cose e vede che le persone dicono è buono sì, ma manca qui, ma sarebbe meglio là, ma questo, ma quello e quell'altro, e fa dei step per migliorare quelle cose lì, cosa succede? Che chi è che ne guadagna? Ne guadagna primo lui e dopo ci divertiamo di più noi a usare i suoi prodotti. Io la vedo così e difatti anche quando hai lamentato certi difettini di qua e di là, dopo sono venuto a sapere che hanno cambiato il produttore, hanno cambiato chi li faceva magari un rasoio, un'altra cosa, non voglio fare nomi né niente, ma magari più in là si saprà. Alla fine ragazzi, dire le cose in modo sincero non vuol dire screditare o distruggere un produttore, chi fa le cose, significa dargli dei feedback per poter migliorare e quindi per poter rendere noi felici e lui prendere anche qualcosa in più, no? Perché se un marchio dopo alla fine, senza che nessuno dica niente, ma viene un po' isolato, non penso che ne guadagnerà nessuno, no? Se invece il marchio cresce insieme agli appassionati, si crea una sinergia che alla lunga se ne guadagna tutti. Ragazzi, basta chiacchiere, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!